benvenuti in questo nuovo video. Ieri se avete visto la nostra post partita, chi non l'ha visto, se lo andasse a vedere poi torna qui. È stato un post partita bello arrabbiato, ecco, bello di sfogo un po', perché la situazione che si è venuta a creare non è stata bella, ecco, soprattutto per il risultato, soprattutto per come è maturato il risultato. Quindi ieri è andata così, oggi cercheremo di riparlare della partita, dei gol presi, soprattutto li siamo andati a rivedere, ovviamente perché in presa diretta vedi delle cose, rivedendoli però vai a analizzare bene la situazione. Siamo andati a rivederle veramente bene, tutte le due situazioni del gol che abbiamo subito, e quindi oggi vi racconteremo questi dettagli e andremo a analizzare proprio le situazioni e voi farete sapere la vostra su quel che diremo. Insomma, andremo a parlare dei cambi che non hanno soddisfatto, andremo a parlare della partita in sé che non è stata per me convincente, al di là anche prima dei 2 gol subiti. Quindi andremo a parlare di tutti questi dettagli, sempre riprendendo i vostri commenti, partendo da lì per poi andare appunto a fare l'analisi della partita un po' più con calma di ieri. Sì. Ecco perché ieri veramente mi sono fatto prendere dalla rabbia. Proverò perché certe situazioni mi fanno veramente girare i cosiddetti, ecco. Ancora ora e ancora con una notte sopra non mi è passata, ecco. Soprattutto, insomma, ma ne riparleremo Sì. fra poco. Vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, di guardare le pagelle che sono già uscite, se volete abbonarvi, perché sono Assolutamente. per abbonati. Pagelle spietate, purtroppo, sì, chiaramente. per moltissimi, non per tutti, perché comunque ci sono dei giocatori che hanno fatto bene ieri, però tante purtroppo abbiamo dovuto dare insufficienze. Sì, appunto, immaginate chi, o se volete immaginare, abbonatevi, lo scoprirete. Di solito partiamo subito dagli abbonati, lo faremo anche adesso, però piccolo preambolo, perché questo commento mi ha fatto un attimo alterare, per tornare un po' nel clima di ieri. Giuseppe Costantini scrive: già un funerale, tararara. Allora, innanzitutto, come ho detto nella intro, qui si vanno a analizzare le cose che non sono andate. Non è un funerale, si va a analizzare, fare un'analisi su quello che non ha funzionato nella partita. Ovviamente non si fa il funerale alla stagione, però evidentemente ieri, per come si è messa, per come eravamo, per come è diventata la partita, qualcosa non ha funzionato, se no eravamo qua tutti allegri e dire che bello, 3 punti, bello Dorante che si è sbloccato, grande Fila che è entrato benissimo e ha fatto gol, ed eravamo qua tutti gioiosi a dire è stata una bellissima stagione, grande gioco, bravissimo Stroppa. Però evidentemente non è andata così, cioè non possiamo farlo perché il risultato non ce lo permette. E quindi cosa si fa? Si analizza perché non siamo arrivati ai 3 punti, cosa è successo? Al 77esimo eri 2-0, come è possibile che al 90esimo eri 2-2? Sicuramente non può lasciarmi soddisfatto, quindi non è un funerale alla stagione, però allo stesso tempo non posso venire nel post partita e dire peccato ragazzi, dai, non importa, siamo fortissimi, siamo la squadra più forte della Serie B e chi se ne frega, vinceremo tutte le prossime. Io non ragiono così, io ragiono partita per partita, vado a analizzare partita per partita, e se c'è una cosa che mi fa alterare in una partita la dico, e nel momento mi arrabbio e dico per me su quella situazione lì abbiamo fatto schifo. Anche perché può essere una preoccupazione per le prossime partite, perché vedendo esatto. quello che è successo non è che ci fa pensare vabbè le prossime non succederà Esatto. più, anche sapendo cosa ha detto Stroppa, sapendo che è il suo modo di giocare. Dopo comunque ne riparliamo nel dettaglio. Sì, ma appunto perché l'analisi deriva dal fatto che è una squadra che tifiamo, non vogliamo che quegli errori compiuti ieri si ripetano per le partite successive. Per una testardaggine dell'allenatore, non per altro. Non è che ci piace venire qua a dire l'allenatore ha fatto malissimo, godiamo. Anzi, ci sto male, vorrei che le vincesse tutte e fine. Noi siamo qua zitti e festeggiamo e basta. Ma purtroppo qualcosa non ha funzionato anche a livello di singoli, non è che ce la prendiamo solo con l'allenatore, figuratevi. Però delle situazioni bisogna parlarne, se vogliamo far solo i tifosi con gli occhi chiusi, con le fette di salame sugli occhi, insomma, non guardate sti video e guardate altro. Sì. Noi non facciamo questo, insomma. Qua si fa analisi delle situazioni, a volte anche alterati, perché in questo caso ieri mi sono alterato, mi sto rialterando, perché ci sono cose che non mi sono piaciute
proprio parlo di situazioni di gioco, e quindi le vado a dire. Partiamo col primo commento. Esatto, un commento di Mauretto Scarpa, che è il nostro abbonato e che ringraziamo. Grazie Mauro. Partita difficile da analizzare, sicuramente Stroppa ha tanto da lavorare, soprattutto a livello mentale e di concentrazione. L'unico lato positivo, le magliette. Mi aspettavo una formazione di partenza differente con Compagnon. Perez non è ancora in forma, ha sbagliato tantissimo. Pregustavo la prima vittoria in trasferta dopo più di un campionato. Invece la maledizione continua. Adesso non possiamo permetterci più passi falsi, sempre comunque o ovunque Forza Venezia. Continua Maurizio Marchesino, devo continuare sempre con il nostro abbonato, forse il più abbonato di lunga data, il più di lunga data, quindi grazie mille a Maurizio. Certe partite possono farti capire come sarà la stagione. Vedremo se Stroppa ha capito cosa non va o se insisterà nel giocare così. Altrimenti deve ammettere che non ha giocatori adatti per il suo gioco e adattare gli schemi a ciò che ha a disposizione. E sempre mantenendo questa linea, Setteode ha scritto: per me è troppa presunzione, si pensa di essere già in Serie A, perché l'organico è oggettivamente da promozione diretta. Vedi che gli avversari sono in genere nettamente inferiori, dopo aver segnato facile pensi di avere la partita in pugno e cali di tensione e si sottovaluta l'avversario. Le conseguenze sono queste. Comunque, la partenza del campionato non è negativa, Stroppa lavorerà su questo aspetto perché è evidente che se sta squadra restava concentrata, il Pescara faceva la fine del Mantova in Coppa Italia. Basta vedere la prima mezz'ora. Cioè, alla fine loro scrivono effettivamente 3 ragioni, forse anche diverse, ma tutte coerenti, Ci sta tutto quello che hanno scritto sul cosa non ha funzionato ieri, perché tutti ci stiamo cercando di capire, secondo me, alla fine, ma cos'è che non ha funzionato? Cioè, qual è l'aspetto preponderante ieri che ci ha portato da 2-0 avanti a 2-2 finale? È quello che cerchiamo di capire. C'è chi dice la concentrazione, c'è chi dice la mentalità, c'è chi dice il modo di difendere di Stroppa. In questo caso mi ci metto anch'io e ne riparliamo adesso, perché comunque per me ce n'è molto da parlare. Abbiamo analizzato la partita, comunque siamo andati a rivedere gli highlights e effettivamente, vado a dirlo? Sì. Perché effettivamente, allora, partiamo benissimo, no? Guardando un attimo tutta la partita a mente. Partiamo benissimo, è vero, e siamo partiti bene anche lasciamo stare la partita di Juve Stabia, dove vabbè, sì, bene solo il fatto che abbiamo portato a casa il punto. No. Contro il Bari siamo partiti benissimo, ma strabene, cioè abbiamo fatto tanti di quei gol annullati, se vi ricordate, insomma, e poi ci siamo un po' persi, però non a tal punto da compromettere il risultato. Ieri sembrava una partita simile alla fine. Siamo partiti benissimo, riusciamo a crearsi tantissime occasioni da gol con Doumbia che spreca 2 volte davanti ad Esplanche. Quindi fino al 30° di fatto effettivamente c'è un dominio, ma anche posso dire per tutto il primo tempo, glielo abbono questa Stroppa. Dominio della gara, dominio del possesso, i dati parlavano chiarissimo. Sì, tipo... poi se andate a vedere gli highlights si vedono le azioni solo del Venezia, perché il Pescara non ha fatto niente, e se lo dicono gli highlights significa che effettivamente è così, non è che ce lo stiamo inventando. Abbiamo dominato tutto il primo tempo. Esatto, cioè effettivamente per tutto il primo tempo, diciamo, c'è stato un grande, si può parlare di dominio Venezia, ok? E infatti poi troviamo il gol, troviamo il rigore che si procura Doumbia, bravo, forse è l'unica roba che fa bene ieri. Quindi si procura il rigore, ottimo, si sblocca Dorante, ottimo. Lì poi effettivamente continuiamo a macinare gioco, a un'altra occasione Doumbia per raddoppiare, la spreca, colpevolissimo, ma per me già alla fine del primo tempo, ma ve lo accennavo ieri, c'è il preambolo di quello che sarà poi il secondo. Per carità, non è che vanno a creare occasioni, cioè, perché se ci pensate che grandi parate ha dovuto fare Stankovic ieri? Nessuna praticamente. No. Sono arrivati 2 gol, Amen non è colpevole su nessuno dei due. Cioè non ha dovuto fare granché proprio perché non hanno creato chissà cosa a livello di azioni offensive pericolose e concrete. Sì, anche Però comunque hanno aumentato la pressione offensiva, non so come, piano piano, già nel primo tempo, poi nel secondo comunque è così, sempre non riuscendo a creare chissà cosa. Però di fatto ci hanno messo sotto a livello di possesso, piano piano ne hanno preso un po' di più loro, comunque hanno sottigliato il margine, il divario,
col nostro. Poi nel secondo per me non abbiamo fatto proprio una buona partita proprio per questo, perché le abbiamo lasciato il dominio del possesso, però in qualche modo siamo riusciti comunque a raggiungere il doppio vantaggio con fila. Esatto, immeritato in quel momento, Sì, assolutamente. Però questo è un problema, perché anche prima stavamo leggendo i commenti, è un problema di concentrazione, perché il primo tempo erano tutti concentrati, tutti attenti, è andato tutto bene. Nel secondo tempo poi a me è sembrato che il Pescara fosse entrato molto più cattivo, sì, no, con era la più voglia aggressivo. di portarla a casa in qualche modo. Era nettamente più Sì. aggressivo, perché effettivamente è da lì che poi secondo me andiamo più in confusione ancora, perché secondo me ha avvertito la roba nel primo tempo, alla fine del primo tempo Vivarini, ha detto ok, adesso andiamo a prenderli alti, andiamo più aggressivi, Sì, e anche senza creare chissà cosa il Pescara, però in qualche modo non ti ha permesso più di creare nulla, se non quell'azione che adesso mi viene in mente, con Korac che fa un bellissimo bello. filtrante per Franic, che fa un altrettanto bel cross. Purtroppo lì a Durante colpisce male, peccato perché lì effettivamente un attaccante deve buttarla dentro, però vabbè, succede quello. Comunque riusciamo a trovare il 2-0, no? Tornando un attimo alla partita. Ottimo, sei sul 2-0 ti puoi anche abbassare definitivamente, nel senso applicare un blocco se non vuoi basso, medio-basso, perché con Stroppa poi c'è da parlare di questo tema qua, del baricentro che vuole, perché mi sta facendo tanto riflettere questo, perché poi i 2 gol, soprattutto il primo che subiamo, deriva molto, cioè c'è molto da parlare in questo senso qui di baricentro. La partita sostanzialmente è potenzialmente chiusa, Sì. non è strachiusa perché non sei sul 3-0, che tutti consideriamo un risultato che dici È chiusa, in teoria. è andata, no? Sì. 2-0, insomma, sei messo bene, sei al 77esimo sul 2-0. Sì. Abbiamo visto la situazione, siamo andati a rianalizzare il gol per capire ma com'è successa quella roba lì. Com'è successo che Shintiene va per cercare di aiutare Korac così. E secondo noi è stato più che altro un malinteso tra Korac e Shintiene in quella situazione lì. Sono voluti andare tutti su, non mi ricordo chi fosse l'attaccante, comunque al di là dell'errore che c'è nei singoli, nel malinteso tra Shintiene e Korac, lì il problema è del baricentro. Se vedete quell'azione lì, andate a rivedere i lights così capite meglio, magari dopo. Se vedete quella situazione lì, c'è un baricentro altissimo, siamo andati in pressing al 77esimo sul 2-0. Ma cosa vai in pressing con sto blocco medio-alto della difesa? Il baricentro era quasi a metà, ma a centrocampo, con la difesa quasi a centrocampo. Allora è bastato lanciare lungo con le 2 punte che avevano e si sono ritrovati 2 contro 2 con i 2 difensori, con Korac e Shintiene. Esatto. Ma io, ok, dico, cioè male Shintiene, Korac che non si sono capiti, c'è stato un grosso malinteso lì. Ok, c'è l'errore difensivo, non si sono capiti, però è lavorabile questo aspetto. Ma per me è proprio un errore concettuale. Come fa a crearsi quella situazione lì al 77esimo quando sei sul 2-0? Con Franic che era altissimo in quel momento, perché stavamo andando in aggressione. Certo, in aggressione in marcatura uomo al 77esimo sul 2-0. E Stroppa anche ha affermato nel post partita che è mancata la pressione su quello che ha fatto il lancio lungo in quell'occasione. Sul cross, no, in quello lì intende credo il secondo gol. Ok, anche lì però comunque dice di andare in pressing all'80esimo, al 90esimo. Cioè, Anche lì. non lo so, io lo capisco il suo ragionamento, capisco la filosofia tattica per tutto l'arco della partita, ma sei al 77esimo sul 2-0 tu. Cosa vai a pressare? Perché devi continuare a pressare? Cioè, la mentalità è cerco il 3-0. Capito? Però tu cercando il 3-0 ne hai subiti 2. Inutilmente, perché secondo me se accettavi di stare un po' più basso, con un blocco medio basso, un baricentro un po' più basso, aiuti i difensori, eviti di lasciarli da soli, comunque è tutta la partita che saranno anche stanchi, cioè, e comunque non erano stati cambiati, capito? Erano sempre quelli dal primo minuto. Li metti in difficoltà, magari in una situazione che possono reggere nel primo tempo, ma sei al 77esimo sul 2-0, evita di metterli sotto pressione così.
E invece con un lancio lungo è bastato che cercassero le 2 punte, perché giustamente lì Vivarini ha detto sono sotto 2-0, mi sbilancio. A quel punto lì la tua risposta, secondo me, ma non sono un allenatore, ok, io mi abbasso, cioè mi copro un po' di più perché tu stai cercando di offendere, giustamente, e fai bene. E però invece abbiamo continuato a giocare come il suo, come il suo credo. Sì. E probabilmente non cambierà questa cosa, da quello che Per me è un errore. Cioè, vedendo com'è come persona, un po' testardo e Cocciuto, sì. cocciuto, sa di aver questo problema, secondo me, che per lui non è un problema, perché non l'ha neanche ammesso, tra virgolette, nel post partita. Ha detto che è andato tutto bene, negli ultimi 10 minuti eravamo un po' più mosci. Però, ma oltre a quello, non è, cioè, ci sono altri problemi. Perché se tu sei in vantaggio di 2 gol, proteggili almeno quei 2 gol, cioè non sono pochi alla fine. Non è 1-0 che dici vabbè dobbiamo farne un altro, andiamo in aggressione. Brava, è proprio quello che volevo dire. Se sei di 2 avanti basta, chiuditi dietro e è finita, 10 minuti, non è sto chiedendo tutta la partita stare dietro chiusi. Aspetta quei 10 minuti, finita la partita e basta. Tutta la squadra dietro e basta. Però anche Davoz aveva detto effettivamente che saranno cose che vedremo spesso e neanche loro andavano molto bene quella volta alla Cremonese. Chiaro, ma io ho interpretato e appoggiavo come soluzione. È una cosa che fai durante l'arco della partita, dal primo minuto, assolutamente sì, è bello anche vedere un'aggressione, una squadra che si sente più forte dell'altra, perché lo siamo, lo eravamo anche contro il Pescara, però ci sono momenti della partita, per me vanno letti quei momenti lì e ci si adatta rispetto ai momenti della partita. Non c'è la necessità sul 2-0 di fare quella roba lì, perché devi andare con un assetto così? Stai semplicemente un po' più basso e quella situazione non succede. Eviti di far andare tipo Franic in pressione, era fuori posizione in quel caso lì, almeno per quanto mi riguarda, poi per troppo magari era perfettamente dove doveva essere. Lo tieni un po' più basso, quella situazione lì non si crea, cioè riduci nettamente la percentuale che quel tiro si trasformi in gol. Forse non arriva neanche al tiro, vi dico. Sì, oltre agli errori di Stroppa comunque in generale, sulla difesa alta, il suo modo di giocare, anche i nostri difensori hanno un po' sbagliato nell'azione. Sì, però facendoli difendere così aumenti nettamente la percentuale possibile, potenziale di errore dei difensori, e poi ce la prenderemo con i difensori quando per me è un errore concettuale. Sì, ma oltre a quello comunque c'è stata un'incomprensione che non abbiamo visto solo nel momento dell'azione del gol, anche nell'arco di tutta la partita, molta incomprensione tra diversi giocatori, non solo in difesa, anche sui passaggi troppo lunghi, troppo corti. Chi voleva incontro, chi le voleva in profondità, è vero, questo l'abbiamo notato. Questo è qualcosa che si può sicuramente migliorare, perché basta parlare, perché veramente basta dire che... Ma infatti c'era Korac che tantissime volte, anche in situazioni che non si sono trasformate in occasioni potenziali per il Pescara, però secondo me per demeriti del Pescara, perché dal punto di vista tecnico ha sbagliato molto ieri, ha sbagliato molto. Infatti quante volte ti ho detto durante la gara, guarda che se c'era una squadra un po' più forte dal punto di vista tecnico sta partita qua, sull'1-0 ancora gli avevo detto, è già in pareggio questa partita qua, perché dal punto di vista tecnico il Pescara ha sbagliato tanto. Con una squadra un po' più forte, per me, con quell'atteggiamento lì, che Stroppa ha detto che fino agli ultimi 10 minuti abbiamo fatto male, anche prima secondo me, anche sul 2-0, cioè, per me il 2-0 rimane uno dei momenti peggiori della partita, però arriva, bravi, però comunque non è che stessimo facendo così bene, anzi, cioè, la squadra può fare nettamente di più. Vabbè, comunque resta il fatto che Korac tante volte ha mimato il gesto parlate, perché c'erano diversi malintesi, vado, non vado, ma anche a livello sia a fase di possesso che di non possesso, perché vedevo gente che veniva incontro e uno che gliela dava in profondità, gente che gliela dava in profondità e lui lo voleva incontro. Quindi effettivamente sono ancora da rodare tanti meccanismi di Stroppa, ma io questo lo posso accettare, non è che vado a fare un processo su questo, va bene, cioè giochiamo... le gare ufficiali sono poche, quindi ci si può lavorare, c'è tempo, per carità, ma
dal punto di cioè mi fanno arrabbiare le dinamiche con cui sono creati i gol che abbiamo subito. Più il primo che abbiamo subito che il secondo, che vabbè è una mischia, ma anche lì c'è un grosso malinteso in realtà, perché effettivamente lì Franic e Lella si capiscono poco, in realtà è Lella che non si inserisce in linea. Infatti là è un problema, comunque Lella ha sbagliato lì. O è un Andando a malinteso, analizzare, perché io sì. in presa diretta non ho notato No, sta roba qua, sono sempre dettagli riguardando. che non puoi vedere in diretta. Esatto. Bloccando il video con gli highlights si capisce effettivamente che c'è stato un malinteso tra Lella che era troppo dietro, doveva essere un Non più si- in linea sì. con la difesa. Non ha seguito Di Nardo praticamente, che si è inserito. Sì, e Franic mi sembra. Sì, Franic Era- per tipo compensare un po' la roba dice vado io, vai tu. Sì, era da solo su due in realtà, in mezzo a due. Esatto. In quel momento Lella doveva essere su uno. Comunque incomprensioni. E Malinteso, questo sì. sicuramente si può migliorare parlando semplicemente, dicendogli vieni qua e facciamo in due. Però Vabbè. bisogna lavorare su queste robe qui, Cioè, Sì. per quello anche, abbiamo detto prima, i cambi non hanno convinto, non solo perché non hanno dato molto, ma perché Sì, direi sì. cioè, ha fatto un mezzo danno in realtà, un danno grosso, perché comunque lì, anche lì, malintesi anche nel primo gol, ma malintesi anche nel secondo comunque, bisogna dirlo. E quindi lì al 90esimo arriva il 2-2. E purtroppo è andata così, però secondo me, cioè io vorrei che arrivassimo a un compromesso con Stroppa da questo punto di vista, perché sennò ne prenderemo tanti gol così, difendendo così, tu hai la confidenza, sei così confident che Korac, Shintian o magari capiterà Franic, in campo aperto, col baricentro alto, ti fidi che vincano sempre i duelli contro i due attaccanti o contro un attaccante? Cioè, non lo so, per me metti molto in difficoltà la difesa. Questo discorso qua lo capisco magari durante la partita, lo accetto, ok, è Stroppa, quindi te lo prendi così com'è, va benissimo, ma ci sto anch'io. Non sul 2-0 al 77esimo. Per me il tuo l'hai fatto, basta chiudere la partita, dire sto qua, amen, rinuncio a sto 3-0 se non riesco evidentemente a uscire, perché loro ci impedivano di costruire bene nel secondo tempo, proprio per questa aggressività che purtroppo contro di noi funziona, ma vi avevamo comunque avvisato, lo avevamo detto già nello scorso video contro la Juve Stabia, insomma, lì l'abbiamo capito tutti in quei primi 35 minuti che evidentemente ci avevano messo sotto. E nulla, quindi questo sulla partita, questo sui due gol. L'analisi dei due gol è un po' questa. Se andate a vedere gli highlights capirete comunque tutto quello che vi abbiamo spiegato. Ovviamente mettete il rallentatore così capite anche un po' meglio le situazioni e converrete con noi, fidatevi. Sì, ora leggo un commento di Oscar Piacenza che riassume un po' in realtà quello che abbiamo detto e dice un po' quello che sarà probabilmente come gioca Stroppa. Esatto, quello che dicevamo un po' sul baricentro alto, sulla difesa alta, sul lasciare i difensori liberi, sì, da soli contro due attaccanti. Mi sa che, presumo, sia tifoso magari della Cremonese. Sì, della Cremonese, o comunque una squadra che ha allenato Stroppa. Esatto. Stroppa gioca così e gioca solo così. Pressing a uomo e difensori uno contro uno con gli attaccanti. Difensori aggressivi e con poca o nulla copertura. Non aspettatevi che cambi o provi ad adattarsi alla situazione a partita in corso. Se ci si abbassa è solo perché la squadra sta in riserva e non per volontà del mister, che è tanto bravo quanto cocciuto. Perciò è da mettere in preventivo che la verticalizzazione veloci ed i lanci lunghi saranno sempre un'arma che potrebbe dare fastidio. Sentire che si ripete la situazione di gioco due attaccanti contro due difensori non mi sorprende. Dall'altro lato, se la squadra ha un alto tasso tecnico e buona fisicità, riesce a giocare in controllo e schiacciare gli avversari. È un modo di giocare che funziona solo se si hanno giocatori forti. Infatti in Serie A Stroppa ha sempre fatto male, che ha grandi punti di forza e grandi fragilità. Se la squadra riesce a gestire le seconde, allora i risultati arriveranno. È un po' una doccia fredda per quanto mi riguarda, cioè nel senso, pensavo non fosse così integralista dal punto di vista del pressing a tutto spiano sempre. Per me è giusto che l'allenatore lega i momenti della partita. Il momento della partita era molto chiaro, senza essere allenatori. Sei nell'ultimo quarto di gara, sul 2-0, perché? Perché deve crearsi quella situazione lì? Ma ne va anche del suo bene, nel senso avrebbe 3 punti in più, 2 punti in più in questo caso.
Ma anche davvero non capisco. anche Di Francesco era così alla fine, all'inizio dello scorso anno in Serie A. Poi si è un po' adattato perché doveva adattarsi, quindi dobbiamo sperare che anche Stropp arrivi a questo punto a dire mi devo adattare, perché se dovesse continuare così la vedo veramente dura tutto l'anno in questo modo. Cioè, ok che è sicuro, quindi è sicuro del fatto che Korac e Shintieni in quel caso lì potessero reggere quella situazione. E effettivamente lavorandoci sopra sì, però comunque rimane che quella situazione lì, dettata dal fatto che magari Vivarini voleva appunto, non aveva più nulla da perdere, era comunque un 2 contro 2. Cioè è rischioso, anche se hai difensori fortissimi, anche più forti di Shintiene e Korac. Comunque va in sofferenza una difesa in quella situazione. Ma io ti giuro, lo accetto in partita. In Premier. No, cioè al di là di quello, sei sullo 0-0, sei sull'1-0 anche di vantaggio. Ci sta, continua con la tua mentalità, sono d'accordissimo. Ma sul 2-0, in quel minutaggio lì, l'avrò detto 600 volte, per me non ci sta. Non lo dico più così. Andiamo avanti, se no dico solo questo. Però è un concetto che voglio far passare, ditemi se sto esagerando o siete d'accordo con me. Andiamo a parlare un attimo della difesa in questo caso con Lucio Vettore che scrive: tra le cause del pareggio che vale una sconfitta ci metto i gol clamorosi sbagliati nella prima frazione, assolutamente vero, la mettevi in ghiaccio subito, comunque difesa per niente convincente. Dicevamo prima, no? Un Sì. po', l'abbiamo un po' già detto praticamente tutto. Infatti. Sicuramente, certo, i gol di Doumbia sbagliati al primo tempo, Esatto. una mazzata ovviamente. Già quando li abbiamo visti in presa diretta ho detto quanto li pagheremo questi. Infatti, ma perché era un gol facilissimo all'apparenza. Due, infatti. Il primo era veramente... Poi sì, ne abbiamo parlato nel video delle pagelle, Certo. abbiamo dato il nostro voto, abbiamo parlato un po' nello specifico di Doumbia. Sì, cioè, perché effettivamente l'unica roba positiva che fa è procurarsi rigore. Poi secondo me la posizione forse anche io lo preferisco da mezzala destra. Infatti, vabbè, sì, ne abbiamo Vabbè, parlato. certo, Sì. certo, però sicuramente comunque quei 2 gol sbagliati lì, ragazzi, potevano cambiare la gara, per carità. Lì eravamo ancora... No, il secondo eravamo già sull'1-0, quindi lì poteva chiuderlo addirittura prima, però lì non si ragiona con secoli, Sì. ma però certamente che sono 2 errori gravi. Praticamente la dinamica tra l'altro è similissima. Una volta viene imbucato credo da Duncan, la seconda da Kike Perez, che è una delle cose poche positive che fa ieri, non è il massimo. Sì. Sulla difesa invece per niente convincente, guarda, non esagerei nulla. No, Perché... anche la scorsa con lo Juve Stabia non era molto convincente, ma per fortuna in quella partita c'era Stankovic che è riuscito a parare quei gol, e nella partita invece con il Pescara purtroppo non è riuscito, ma non è colpa sua. Chiaro. Però ci ha salvato contro la Juve Stabia, e contro il Pescara purtroppo la difesa ha sbagliato e Stankovic non è riuscito a risolvere quei non problemi. Colpevole, chiaro. No, ma infatti anche... Cioè, però con la Juve Stabia capivo, no? Perché comunque eri in 10, sai, sono più comprensivo. Sicuramente non sono state letture ottime, perché sennò se arrivi al tiro da così vicino, come dire, devi obbligare Stankovic a dei miracoli, 2 miracoli sicuro e altre 2 parate importanti fa, Sì. contro la Juve Stabia. Vuol dire che qualcosa non ha funzionato a livello di letture difensive, ma l'avevamo analizzate benissimo. Se volete recuperatevi quel video risposta a commenti lì. Ieri ok questo, ok malintesi tra giocatori, ma favoriti molto dalla situazione che si è venuta a creare a livello tattico, da quello che richiede Stroppa. Quindi guarda, ne ho parlato ampiamente prima, Lucio, quindi insomma ho detto tutto prima, cioè, quello è il mio pensiero almeno. Sì. Quello è secondo me quello che dovrebbe fare non Stroppa, un allenatore qualsiasi, secondo me, applicare i suoi concetti calcistici, certo, però a un certo punto leggere il momento, dire magari la squadra è stanca, magari c'è stato anche un bel calo di fisicità, un bel calo fisico, ecco, che ci può stare comunque, magari le temperature sono ancora un po' alte in certe regioni, basta, mi abbasso un po' e dai, mi snaturo un attimo, cioè quello dico io, mi snaturo un attimo e porto a casa sti 3 punti.
e amen, ci sarà tempo per migliorare tutti gli aspetti, portiamo sta cosa sotto Sì. 2-0, una partita che non è venuta benissimo così, però 2 gol avanti, mi porto via il risultato e ciao ciao, e andiamo, in settimana si lavora su quello che non ha funzionato. E invece purtroppo te ne torni con un punto, per carità non è un processo a stroppa e alla squadra, però sono aspetti che andranno sistemati secondo me, se no ci toccherà parlare tante volte di queste cose qua. Eh sì, Torneremo a parliamo solo di ripeterci questo. 600 volte e a me non va, non Sì. vorrei, ecco. Un altro argomento invece di cui non ho letto commenti è su Adorante. Come è entrato Adorante e come è entrato Fila. Cioè lì si può aprire un tema importante, perché comunque viene sempre schierato ovviamente Adorante titolare, perché comunque è stato il grande acquisto estivo, però cavolo, ieri Fila è entrato bene, cioè al di là del gol che fa, vabbè, facile, grande assist di Eno, Sì. poi fa all'89esimo, purtroppo poi al 90, un minuto dopo Sì. subiamo il gol del 2-2, però all'89esimo potenzialmente chiude la partita, purtroppo il gol era in fuorigioco, anche netto, bisogna dire, su bell'assist di Abs che purtroppo al di là di quello non fa male, quindi nelle pagelle l'abbiamo punito per questo. Però quel gol lì è bello, è un bel gesto tecnico, un bello scavetto. Sì. Mi sembra che insomma ha avuto circa due palle gol, le ha buttate dentro tutte e due, di là che una fosse fuori gioco appunto, però il gol è bello il secondo, quindi cioè, Fa riflettere. è entrato bene, molto bene. Non so, si può aprire un tema, dire dalla prossima tocca provare a questo punto a Fila titolare Adorante che parte dietro, non lo so, poi dipende anche quello che vuole Stroppa, però l'ho visto veramente concentrato, Fila, bello, come dire, un bel Terminator davanti alla porta. Quello che pensavamo sarebbe diventato in realtà. Sì, no, ma qui insomma ne avevo sempre parlato, non bene perché comunque a volte è un po' così, però comunque c'ho sempre intravisto qualcosa. Poi ovviamente non si è visto sempre, però comunque vedi che il giocatore ha qualità. Secondo me in questa categoria può definitivamente farle vedere queste qualità. Però comunque chiediamo a voi insomma un po' cosa ne pensate, il vostro pensiero su tutto quello che abbiamo detto, su questo, sulla difesa, cosa ne pensate voi? Su Stroppa. Se siete più d'accordo con Stroppa o più d'accordo con il mio pragmatismo, diciamo. Io la vedo così, comunque è un mio pensiero, scrivete pure la vostra, lasciate like, lasciate se volete i vostri punti hype per aiutarci a crescere, se volete potete abbonarvi per aiutarci e per avere le pagelle, sono in esclusiva tutte per gli abbonati, sono 1,99, non costa niente di che insomma, e ci sentiamo insomma in settimana. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.